Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Come sempre condivido tutte queste informazioni con voi per avere una discussione costruttiva. Quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i vostri feedback. Come sempre, nuovo mese, nuovo set, ora mi trovo a Madrid e dopo vi spiego anche perché. Comunque, per chi fosse la prima puntata di questa rubrica, io riordino i miei investimenti raggruppati per tipo e poi li snocciolo da quello dove ho investito meno capitale a quello dove ho investito più capitale, per poi fare un commento e concludere con tutti i progetti futuri più un paio di aggiornamenti. Perciò questo mese in ordine di peso abbiamo peer-to-peer lending, mercato cripto, mercati finanziari. E questo mese, come abbiamo visto, c'è stato un bel po' di trambusto. L'S&P ha superato il meno 10% dai massimi e Bitcoin addirittura il meno 50%. Questi mesi li chiamo di sconforto o di opportunità e la scelta dell'aggettivo sta a voi, dipende da quanto e per quanto siete nei mercati. Per me opportunità, ed infatti ho fatto un po' di ingressi che man mano andremo a vedere nel video. Perciò partiamo. Come sempre, ultima cosa prima di iniziare, vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Io vi voglio solo condividere la mia esperienza nella speranza che possiate trovare qualcosa di utile. Ed in questo video cerco di andare molto spedito, ma se volete approfondire ogni argomento, qui sotto in descrizione potete trovare una marea di risorse. E per molti servizi che menzionerò trovate anche dei link bonus di accesso, quindi andate sempre a dare un occhio in descrizione. Ora, come vi dicevo, la prima tipologia di investimenti, quella dove ho meno capitale, sono le piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarle semplicemente, qui si vanno a fare prestiti a persone o aziende e si ottiene un tasso di interesse. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora, dove ho questo capitale e nell'ultimo mese ho guadagnato 30,59 euro di interessi. La seconda piattaforma si chiama Cryptalia, dove ho questo capitale e nell'ultimo mese ho guadagnato 18,05 euro di interesse. Tra l'altro, per chi fosse interessato, di Cryptalia da poco ho fatto una recensione. Chiudendo la parentesi, nell'ultimo mese con il peer-to-peer lending ho guadagnato 48,64 euro di interessi. Ed in questo momento il peer-to-peer lending pesa per il 4,5% del mio portafoglio investito e rispetto all'ultimo mese ha guadagnato circa mezzo punto percentuale, ma il piano per il prossimo anno è quello di portarlo al 7% come già sapete. Ora passiamo alla porzione cripto, che con il continuo crollo di Bitcoin ha perso più di 6 punti percentuali, ma nonostante ciò sono ancora investito, anche se devo dire che stiamo ballando su un livello di supporto abbastanza importante. Ma partiamo con un riepilogo delle posizioni cripto più piccole. In SeFi, dove rispetto a una volta ho veramente poco, ho sempre lasciato su Nexo, in Nexo che avevo guadagnato di interesse e che stanno continuando a guadagnare interesse. Su Celsius ho ancora dei Bitcoin più il loro token Celsius che continuano a guadagnare interesse. E su BlockFi ho questo capitale, principalmente in Bitcoin, che continua a guadagnare interesse. Queste piattaforme, per chi non lo sapesse, offrono un interesse annuo sul deposito di cripto. E se andate a vedere i vecchi aggiornamenti, qui avevo molto di più capitale quando il mercato cripto era incerto, per fare in modo di avere comunque una rendita. In ogni caso, se volete approfondire o provare queste piattaforme, vi lascio tutti i link con anche dei bonus invita un amico qui sotto in descrizione. Prima di passare al mio portafoglio vi dico come sempre che se state tentando di approcciarvi al mondo delle criptovalute, la prima cosa su cui vi consiglio di andarvi ad informare è l'argomento sicurezza. Quindi come è meglio acquistare le proprie cripto e soprattutto custodire e detenere le proprie cripto. Io ci ho fatto diversi video, ma penso che questa sia la prima cosa da affrontare. Ed ora eccoci al momento che stavate aspettando. Questo, e lo vedete scorrere con calma, è il mio portafoglio cripto. Come potete notare sono ancora quasi totalmente investito in altcoin. Le poche posizioni Bitcoin ed Ethereum che detengo le avete viste depositate prima sulle piattaforme SeFi. Questa situazione è data dal fatto che diversi mesi fa ho mediato a ribasso tutti questi progetti in altcoin e nonostante questo crollo, che sto comunque tenendo costantemente sott'occhio, penso che per il momento ci sia ancora una forte opportunità per le alt, anche se come vi dicevo prima tra 30 e 38 mila dollari siamo su un livello importantissimo. Se si rompe a ribasso potrebbe essere finito questo ciclo positivo di Bitcoin. In ogni caso ci tengo a precisare da puntare che io sono già in forte profitto su questi progetti e come avete visto ora il mio portafoglio ne conta più di 30 perché cerco di diversificare e abbassare il rischio anche in questo modo. Ed oltretutto importantissimo, sono disposto a perdere tutti i soldi qui investiti. Questo ve lo dico perché avete appena visto un portafoglio rischiosissimo e fortemente speculativo, cosa per nulla semplice da gestire, quindi evitate di copiarlo. Perché agli inizi, come detto prima, vi consiglio prima di tutto di informarvi e se proprio scalpitate per aggiungere Bitcoin nel vostro portafoglio, date un occhio a questo video dove spiego quella che secondo me è la migliore strategia per iniziare ad investire in cripto e Bitcoin. Comunque, per chi fosse interessato, questo portafoglio lo detengo in parte su exchange centralizzati. Sto usando sempre di più Binance, che ormai è leader di settore. Se già non l'avete fatto vi consiglio di provarlo. Tra l'altro qui sotto dovrei lasciarvi un link tramite il quale potete avere uno sconto sulle fees. Poi una parte è su crypto.com, anche di questo trovate il link, e un'altra parte è su Gate.io che uso principalmente per le altcoin
small cap, anche di questo vi lascio il link, oltre a un'altra parte su diversi wallet. Ora, tirando le somme, la parte cripto rappresenta il 38,8% del mio portafoglio investito. E come detto prima, con il crollo di Bitcoin è in contrazione di oltre 6 punti percentuali rispetto allo scorso mese, che sono stati presi dalla porzione più grande del mio portafoglio, i mercati finanziari. Facciamo una bella carrellata crescente di tutti quelli che sono i miei investimenti qui, insieme a quelli che sono i miei nuovi movimenti. Il mio portafoglio più piccolo di questa tipologia è su Money Farm. Anche lo scorso mese qui è partito il mio deposito ricorrente di 500 sterline mensili e ad ora il mio portafoglio si trova in questo stato, in profitto di oltre 200 sterline, quindi bene. Ma questo portafoglio, bene o male, segue l'andamento del mercato. E io, viviamo un boom, investo 500 sterline. Ci sono crolli o ritracciamenti come nello scorso mese, investo 500 sterline. Certo, non è piacevole vedere il profitto scendere. Lo scorso mese eravamo a più di 700 sterline di profitto, ora a 200. Ma sono qui per il lungo termine, quindi scossoni come lo scorso mese non mi preoccupano. Anzi, vado a prendere posizioni come vedrete. Comunque da poco ho fatto recensione e visita Money Farm, quindi se foste interessati andate a darci un occhio. Ora, il mio secondo portafoglio in ordine di grandezza qui è su Nutmeg, un robo-advisor, che ho aperto con il conto Lifetime ISA, che mi ha permesso di avere dei bonus dal governo inglese quando abitavo lì. Se foste interessati lo approfondisco nel video della mia dichiarazione dei redditi. Comunque, ora mi trovo in questo stato in profitto di più di 3.000 sterline e anche questo numero rispecchia il mercato che mi premia perché ho iniziato ad investire a marzo del 2020. Ed ora passiamo al grosso. Il mio terzo portafoglio in ordine di grandezza qui è su Trading 212, dove quando ero residente UK ho creato un portafoglio ISA. Qui come al solito vedete l'andamento dei titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e WestRock. Poi ci sono delle piccole posizioni relative al mio link invito a un amico, che comunque è ancora valido e trovate qui sotto in descrizione. Se create un portafoglio tramite il mio link regalano a voi e a me un'azione. Poi come notate continuo ad accumulare 2 ETF, 1000 sterline di un ETF iShares sui mercati emergenti e 1000 sterline di un ETF X-Trackers che cerca di emulare l'S&P 500. Stesso discorso, dato che le sto accumulando mese per mese, non mi preoccupa il prezzo d'ingresso attuale. Infine passiamo al mio portafoglio più grande, quello su Interactive Brokers, che tra l'altro nel prossimo mese, a meno di ulteriori scossoni, dovrebbe anche superare le 6 cifre. Ho iniziato ad utilizzare questo broker quando ho spostato la mia residenza a Dubai e da allora è diventato il mio riferimento principale. Anche di loro trovate il mio link in descrizione e io vi consiglio di andare a darci un occhio perché in questo momento mi sto trovando veramente bene. Comunque qui ho un piano di accumulo su 2 ETF, uno che replica l'indice MSCI World sui mercati sviluppati di Lyxor, uno invece sui mercati emergenti di iShares, e su entrambi sto investendo 4.000 euro al mese. Oltre al piano d'accumulo è da un po' che ho 2 posizioni, ho 143 azioni di Alibaba e 810 di Huya che ho accumulato negli scorsi mesi man mano che scendevano ed ora ovviamente mi trovo in perdita. E come starete notando ho iniziato ad accumulare anche Netflix dopo il crollo della scorsa settimana, perché almeno io reputo che loro abbiano degli asset digitali sottovalutati e mi aspetto che pian piano, sottolineo questa è una mia considerazione, vadano a cambiare il modello di business con l'introduzione sempre di più di ads. Questo perlomeno è il mio pronostico, però vediamo perché la competizione di Netflix è sempre più grande e comunque se il prezzo dovesse continuare a scendere ho già pianificato 2 ingressi. Poi un'altra azienda che sto seguendo a stretto giro in questo momento è Facebook, o Meta come la volete chiamare, che a questi livelli mi affascina molto. Vediamo però cosa succede nei prossimi giorni e al massimo vi aggiorno su Instagram. E con questo abbiamo terminato il mercato azionario, che pesa attualmente sul mio portafoglio investito per un 56,8% ed è in guadagno del più del 5% dallo scorso mese, causa continuo crollo di Bitcoin e aggiunta da parte mia di denaro in questa tipologia di investimenti. Come sapete aggiungo ogni mese circa 12.000 euro nei mercati finanziari, mentre sulla parte cripto, nonostante i crolli, essendo già iper esposto, ad ora, ci tengo a precisare, ad ora non sto aggiungendo nulla. Vi ricordo però che in questo video state guardando solo la parte del mio capitale investito. Oltre a questa c'è, e a mio parere ci deve sempre essere, una parte di capitale liquido, con cui cogliere occasioni, mantenere un fondo di emergenza e, cosa che sto facendo, continuare i piani d'accumulo e ribilanciare il portafoglio. Ed oltretutto manca anche tutta la parte di investimenti alternativi, oltre a tutti i progetti che attivamente sto portando avanti, che sono la mia fonte di reddito. Parlando invece di progetti futuri, come avete visto ho iniziato un canale a tema sportivo e vi devo ringraziare moltissimo, il vostro sostegno è stato clamoroso, lì siamo già in più di 7.000 con già più di 100.000 osservatori unici in un mese, senza parlare del fatto che il canale è già monetizzato. A proposito, se lo avete perso andate a dare un occhio al video dove approfondisco la monetizzazione, penso che possa interessarvi. In ogni caso vi ringrazio nuovamente e spero solo che la mia passione e positività in tutto quello che porto avanti vi possa trascinare o motivare in positivo. Poi continuo ad investire tempo e denaro su Omni, dove
dove anche lì su Instagram stiamo crescendo in un modo naturale, organico, che non ti aspetti, quindi sono contentissimo e devo solo ringraziarvi oggi. Mentre parlando di futuro, come già vi ho detto, i due grandi obiettivi per quest'anno, per il 2022, sono quelli di rendere la mia attività ancora più organizzata con l'introduzione di 2 persone e di portare il portafoglio che vi faccio vedere mensilmente a più di $1 milione. Certo, questi ritracciamenti non sono l'ideale, c'è tanto da lavorare e noi li prendiamo come motivazione per lavorare ancora meglio. Ora iscrivetevi al canale se non volete perdere tutte le future avventure e riempitemi di commenti se avete un qualsiasi suggerimento. Detto questo, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.